Con ogni probabilità oggi ho mangiato più o meno 1,5 grammi di insetti. In realtà l'abbiamo fatto tutti, solo che come me voi non ve ne siete accorti. A meno che non abbiate inghiottito, non so, una mosca, un calabrone mentre venivate qui in bicicletta. Nel nostro quotidiano, infatti, mangiamo regolarmente insetti. Li mangiamo come sotto forma di moscerini o larve che sono finite nei succhi di frutta, nelle salse, nei sughi. Li mangiamo sotto forma di tarme che sono finite nella pasta o nel pane, e mangia insetti chi utilizza il rossetto. Pare infatti che in un anno ciascuno di noi mangi circa mezzo chilo di insetti. Ora, detta così sembra un sacchettino. In realtà, se voi lo moltiplicate per tutte le persone che ci sono in Italia, anche solo in Italia, arriviamo a circa 35.000 tonnellate. Dove li mettiamo tutti questi insetti? Io me lo sto chiedendo da 2 giorni in realtà. Sicuramente il modo più gradevole di gustarli è bevendo un Negroni, uno Spritz, perché alcuni lo sanno ma molti no, in realtà il colore rosso in molti casi è dato da delle cocciniglie che producono lo stesso colorante dei rossetti di cui ho parlato prima. Per la cronaca il colorante si chiama E120. Del resto in gran parte del pianeta si mangiano regolarmente insetti. Chi di voi ha trascorso qualche vacanza nei mercatini asiatici sicuramente lo sa. E quindi sappiamo che perlomeno certe specie non fanno male. Poi che siano buoni o meno, questo chiaramente dipende dai gusti personali e da tutta una serie di pregiudizi culturali. Per cui però diamo per accettato che gli insetti si possano mangiare. Il punto è capire se abbiamo bisogno di mangiarli oggi in Occidente a dispetto delle nostre tradizioni. Vi dico subito che la mia risposta è sì, e per motivi che non c'entrano nulla con i gusti alimentari, miei o vostri. Dico sì perché oggi in Europa e più in generale nel mondo cosiddetto sviluppato, utilizzare gli insetti come cibo per animali piuttosto che come alimento per umani fa sicuramente bene. Fa bene all'ambiente, alle persone, all'economia, e lo fa per 3 ragioni fondamentali. In primo luogo per via dell'aumento della popolazione del pianeta. Oggi peraltro è un giorno importante perché tra oggi e domani, secondo l'ONU, dovremo raggiungere gli 8 miliardi di abitanti. Entro il 2050 saremo circa 10 miliardi. E sono miliardi di persone che ovviamente vorranno mangiare cibi sempre più nutrienti e sempre più a base di carne. Peccato che non ci sono alimenti per tutti. E soprattutto non possiamo negare ad altri il diritto alla buona alimentazione che noi in qualche modo pretendiamo per noi stessi. Quindi, che ci piaccia o meno, dobbiamo trovare dei sistemi di produzione alternativi o perlomeno più efficienti. Il secondo motivo è proprio legato ai sistemi di produzione alimentare, soprattutto per quanto riguarda la produzione di mangimi. Quello dei mangimi è un mercato immenso. Tenete conto che nel mondo ogni anno 70 miliardi di animali di allevamento finiscono sulle nostre tavole. E a questi animali dobbiamo aggiungere i pesci e gli animali allevati per produrre uova o latte. Tutti questi animali vengono alimentati con materie prime, cioè il grano, il mais, la soia, la farina di pesce, che hanno attraversato effettivamente mezzo mondo per arrivare sulle nostre tavole. L'Europa importa l'80% delle componenti che servono per fare mangimi. Gli insetti possono ridurre le importazioni di questi materiali, soprattutto la farina di pesce, e li possono sostituire in parte, e in più aggiungono elementi nutritivi di qualità, di ottima qualità per le diete degli animali stessi. In pratica possono essere cibo per il nostro cibo. Infine dobbiamo considerare a questo elenco di consumatori di mangimi gli animali domestici, che sono circa 200 milioni in Europa e la cui alimentazione è uno dei principali business delle grandi aziende multinazionali che sull'alimentazione degli animali producono prodotti e fatturati. Pensate a cosa comprate per il vostro cane e il vostro gatto e poi fate dei conti. Terzo motivo a favore dell'impiego degli insetti è legato a quello che per me è il vero scandalo di quello di cui stiamo parlando, lo scandalo dello spreco alimentare. 1/3 degli alimenti prodotti viene letteralmente gettato via lungo tutte le fasi di produzione, trasformazione, vendita e consumo. Parliamo di 1/3, stiamo parlando di circa 1 miliardo di tonnellate all'anno secondo la FAO.
Peraltro questo spreco è quasi tutto concentrato nella nostra parte di mondo, quella grassa, sempre a dieta. Sprecare ovviamente non piace a nessuno, però dobbiamo essere consapevoli che oggi non ci sono molte soluzioni per gestire lo scarto al rifiuto organico, sostanzialmente sono due: la produzione di compost più o meno di qualità e la valorizzazione energetica con produzione di biogas o biometano. Ricordo che queste sono soluzioni che paghiamo noi con le nostre tasse interamente e vanno benissimo, ovviamente vanno benissimo nel momento in cui non ci siano delle soluzioni più virtuose, quindi più economico, più efficienti o meno costose, come ad esempio il recupero per produrre degli materiali per produrre alimenti per gli animali. Ora, questo elenco di priorità che vedete non l'ho inventato io, è proprio previsto dalle normative comunitarie e, se ci fate caso, è anche un criterio assolutamente di buon senso. Per cui la situazione è questa: in un pianeta dove almeno 3 miliardi di persone fanno fatica a mangiare, non hanno un'alimentazione costante e adeguata, ci sono quantità immense di prodotti che fanno il giro del mondo per essere utilizzati in un sistema alimentare dove si mangia troppo e si spreca di più. Ora, non è bello, lo capite da soli, ci arriviamo tutti, è ingiusto, un sistema squilibrato, un sistema insostenibile e ovviamente dovremmo fare qualcosa. Cambiare gli stili di vita è una soluzione, però è già difficile per ciascuno di noi pensare alla propria dieta. Pensate, imporre stili di vita o modelli a popolazioni immense, a masse di popolazione, diventa un obiettivo demagogico. Per cui io vi propongo di spingere il vostro sguardo oltre la situazione odierna. Pensate che lo scarto alimentare non sia più un problema, che ci sia un modo più sostenibile per produrre proteine e che dai rifiuti si possano produrre nuovi materiali e nuovi prodotti. Non è utopia, È un obiettivo che già adesso in parte si può raggiungere grazie agli insetti. Questo perché molti insetti si possono allevare dandogli da mangiare quelli che sono scarti alimentari, residui, sottoprodotti che altrimenti verrebbero buttati via, e producono proteine e componenti alimentari di qualità, la cui produzione è molto più efficiente di qualsiasi altra filiera alimentare, anche in termini ambientali. In questo schema potete vedere quanto sia minore l'impronta ecologica della produzione di carne di insetto rispetto ad altre filiere, quella del manzo, degli ovini, dei polli e dei suini, sia per quanto riguarda la CO2, sia per quanto riguarda il consumo delle risorse e dell'impronta idrica. Ora, se voi, secondo questa chiave di lettura, per tornare alla domanda che ponevo all'inizio, il nostro bisogno di insetti risponde ad una problematica che non c'entra assolutamente nulla con la difesa delle tradizioni culinarie o con la bontà delle produzioni alimentari di cui in Italia soprattutto andiamo giustamente fieri. Al limite, l'impiego nei mangimi degli insetti aiuta ad arricchire gli standard di eccellenza dei prodotti perché aggiunge a delle qualità innegabili il valore della sostenibilità e della responsabilità ambientale delle imprese che li producono. Per questi motivi, tutti in Europa da qualche anno è cominciato a svilupparsi una nuova industria. Un'industria che utilizza gli insetti per bioconvertire gli scarti organici in farine e grassi alimentari. Sono materiali che poi in gran parte diventano mangimi per polli, pesci, suini, animali domestici e che iniziano anche a essere utilizzati per produrre componenti alimentari per l'uomo. Ad oggi in Europa saremo una quarantina di aziende in questo settore, però nei prossimi anni saremo sicuramente di più. Alcuni player europei, soprattutto nel nord Europa, stanno realizzando grandi impianti in cui allevano enormi quantità di insetti all'interno di stabilimenti, di un unico stabilimento produttivo, che è un approccio che va bene in certi contesti industriali sicuramente, però noi abbiamo scelto un modello diverso, che è un modello che si basa su due, fattori: un modello di sharing economy evoluta, poi vi spiegherò cosa intendo, e l'allevamento di questa mosca. Questa mosca è un insetto a me molto simpatico, nessuno si accorge che esiste, per cui non dà fastidio come l'altra mosca, quella che ovviamente ci disturba quotidianamente. Si chiama Hermetia illucens, oppure mosca soldato,
ha come unico obiettivo, durante la sua vita larvale, di mangiare grandi quantitativi di materiali in decomposizione. Poi, una volta sfarfallata e diventata adulta, si preoccupa unicamente di riprodursi. Da adulta non mangia, non sciama, se ne sta isolata e lontana dagli uomini ad aspettare di trovare un partner. Dopodiché si accoppia e muore, come spesso capita tra gli insetti. È l'insetto edibile, cioè commestibile, più allevato a livello industriale del mondo. È un simbolo di quella che sarà una realtà dirompente nei prossimi decenni, in grado di rivoluzionare il concetto stesso di scarto, di rifiuto organico e di sostenibilità delle filiere alimentari. Noi abbiamo deciso di allevare questa mosca sulla base di una visione che è pensare alla realtà agricola europea. Quindi non grandi stabilimenti centralizzati, ma una rete diffusa di piccoli centri di bioconversione presso le aziende agricole. A questi allevamenti abbiamo dato il nome di Bugs Farm, cioè fattoria degli insetti. Nell'immagine potete vedere un particolare di quelle che sono le camere di bioconversione, cioè di allevamento, in cui le larve crescono alimentandosi con gli scarti organici. La nostra non è una modalità di recupero degli scarti alternativa al biogas o al biometano, no, assolutamente, in realtà è complementare. Questo perché in campo agricolo riusciamo a legarci a queste realtà agricole importanti, valorizzando quelli che ad esempio sono i cascami termici o le produzioni in eccesso di energia sempre termica che non sono in grado di essere utilizzate. Quando parlavo di sharing economy, però, parlavo del fatto che noi stiamo proponendo la creazione di un network sociale e produttivo tra diversi operatori, che sono operatori che collaborano per lo sviluppo di un obiettivo comune in cui mettiamo insieme le industrie alimentari e il trade che hanno degli scarti da smaltire, inseriamo una serie di operatori per la raccolta e la trasformazione di questi materiali, le imprese agricole che devono bioconvertire gli scarti nelle Bugs Farm e poi alla fine chi? I clienti dei prodotti derivati dalla bioconversione, che sono tendenzialmente mangimifici, imprese agricole o imprese chimiche, perché non ve l'ho detto, ma dagli insetti si ricavano anche produzioni agricole, componenti, fertilizzanti decisamente importanti. Finora ho parlato di quello che potremmo definire il mio business, però permettetemi ora di parlare di quelli che io ritengo essere i veri artefici del successo delle start-up come le nostre, cioè il capitale umano. Questa è la squadra di collaboratori con cui mi confronto tutti i giorni. Notate la mia età, notate la loro. Gran parte della mia avventura, la nostra avventura, mia e dei miei soci, è motivata da ragazzi e ragazze che hanno un alto livello di scolarizzazione, sono laureati in agraria, in tecnologie alimentari, sono entomologi, laureati in chimica. Sono giovani donne, giovani uomini che hanno preparazione, passione e molta volontà di sviluppare innovazione e ricerca in questo campo. Sono per me dei veri talenti, hanno un'età media al di sotto dei 30 anni e nei prossimi mesi questo organico crescerà ancora. Io trovo affascinante che dopo tanti anni che passati a fare ricerche su come allontanare gli insetti dal nostro mondo, come difendersi dagli insetti, ci sia finalmente una generazione di scienziati che studia e cerca di promuovere l'armonia ambientale considerando gli insetti come alleati dell'uomo. È un campo di lavoro nuovissimo, entusiasmante, in cui coesistono imprese specializzate, università, centri di ricerca e molti appunto ricercatori di valori come i nostri. Ora vi ho parlato di insetti e di economia circolare, ma non fermiamoci qui. Come mi ricorda sempre una mia collaboratrice di quelle che ho presentato prima, dobbiamo proporci di superare la logica del singolo progetto. Noi dobbiamo superare l'idea delle nuove proteine e puntare nel tempo a una visione più ampia di biofabbrica, per realizzare, anche grazie a quelle che possono essere le implementazioni dovute allo sviluppo genetico, lotta biologica, produzione di nuovi materiali, bioplastiche, elementi chimici e medicinali. Ora è possibile e non è un futuro remoto, è oggi. Concludo. Gli insetti fanno già parte dell'alimentazione di almeno un terzo dell'umanità.
possono trasformare il 100% dei rifiuti organici in prodotti a valore aggiunto, aggiungono qualità nutrizionali e valore alle filiere alimentari. Per cui capite, la questione non è se mangeremo gli insetti o come, cioè se li mangeremo in modo diretto con delle ricette particolari o come componente di qualche cibo industriale, oppure se li mangeremo perché saranno finiti in qualche modo nello stomaco del galletto di qualità certificata di produzione locale che serviamo sulle nostre tavole. La questione è capire e accettare il fatto che gli insetti saranno degli alleati importanti per uno sviluppo sostenibile, per un modello di economia veramente circolare. Grazie.